Bene signori, oggi siamo qui per parlare delle Beats P. Le Beats P sono delle cuffie con il filo jack 3.5 del marchio Beats acquisito da Apple. Come ogni prodotto Beats, come già potete vedere dalla confezione, queste cuffie sono curate in ogni dettaglio, quindi non vi aspettate un prodotto scarso, ma è un prodotto che va bene, funziona. A me è piaciuto tanto. Partiamo parlando dell'audio di queste cuffie Beats P. Le Beats P hanno una qualità audio secondo me molto buona, secondo altri potrebbero non considerarla buona, ma questa è la mia recensione, quindi io considero la qualità audio di queste Beats P molto buona. Iniziamo parlando che ha dei bassi molto potenti, molto forti, ma che hanno la particolarità di non far vibrare le cuffie, perché altre cuffie potrebbero un po' vibrare, un po' sentirsi che sta spingendo i bassi e quindi potrebbero dare un po' fastidio. Ovviamente non si potrà sperare di avere un audio perfetto, perché con il prezzo che si spende per queste cuffie non si potrà pensare di avere un audio che si ottiene anche con cuffie da 200-300 euro superiori o cuffie da studio di registrazione. Sul mio telefono e mi trovo bene, uso un equalizzatore per poter gestire al meglio tutte le funzioni del volume, audio, virtualizzatore bassi. Quando ascolto la musica mi piace un po' giocare con l'equalizzatore per poterla impostare come voglio io, anche se per una persona che diciamo si accontenta potrebbe utilizzare la versione base senza equalizzatore, senza niente, non utilizzare niente, utilizzare le cuffie così come si presentano e ascoltarle, che tanto l'audio è comunque molto molto buono, come avevo già detto prima. O modelli hanno un audio leggermente più alto, non che quando uno l'attacca vede la barra dell'audio che è più alta, no? Che l'audio è proprio una frequenza maggiore, quindi è più alto, uno sente maggiormente l'audio. Queste cuffie, diversamente dalle Beats Solo 1, 2, 3 e Beats Studio 3, non presentano la riduzione del rumore tramite chip Apple perché non hanno questo chip. E però questo non fa molta differenza perché se si tiene un audio medio-alto, la parte che copre le orecchie impedirà maggiormente l'ingresso di suoni dall'esterno e quindi farà un po' da riduzione del rumore naturale. Non sarà riduzione del rumore totale, ma con un volume medio-alto i suoni esterni si percepiranno molto meno e a chi piace essere immersi nella musica che ascolta o in qualsiasi cosa che vuole sentire, questo credo che sia una cosa a suo favore. Ora voglio parlarvi del microfono di queste Beats EP. Il microfono posso dire che non lo uso spesso, però per le lezioni, come avevo detto, uso le cuffie, quindi uso anche il microfono. Su Meet il microfono funziona bene, per le chiamate il microfono funziona bene. Se uno usa Discord, il microfono va un po' settato perché Discord con quel microfono lì alcune volte si attiva, si disattiva da solo senza che nessuno parli oppure si sente l'eco, quindi va un po' sistemato. A parte questo, il microfono ha una qualità abbastanza buona, quindi parliamo un po' del prezzo. Queste cuffie Beats potete comprarle in qualsiasi Apple Store o negozio fisico che sia MediaWorld, Unieuro e altri, ma soprattutto Apple Store. Sul sito Beats by Dre si trovano a 99 euro. Su Amazon hanno un prezzo variabile dagli 80 ai 99, mentre su MediaWorld alcune volte possono costare anche 59,69. Poi vi metterò tutti i link per l'acquisto in descrizione. Adesso voglio parlarvi dell'estetica, dei materiali che compongono queste Beats EP. Queste cuffie Beats
sono composte per la maggior parte da acciaio inossidabile, cioè che le rende leggere ma allo stesso tempo resistenti. Un piccolo strato non troppo grande di acciaio inossidabile, non troppo grosso, sono sottili. E presentano un filo chiamato dalla Beats Remote Talk perché ha quei tre pulsanti che sarebbero Remote Talk, dopo ne parlo più specificatamente. Comunque, un filo molto sottile che si attorciglia un po' peggio delle altre cuffie, però io lo trovo molto più comodo perché si può gestire in maniera più comoda. Inoltre sull'archetto che passa sopra la testa, qua, sì, sull'archetto che passa sopra la testa è presente una parte di gomma che serve per non far toccare l'acciaio con la testa per una maggiore confortabilità delle cuffie. L'indossabilità di queste cuffie non crea alcun tipo di problema, anche se sono delle cuffie on ear, cioè che la parte che esterna delle cuffie, quella con la pelle, copelle, quello che è, non contorna le orecchie ma gli sta sopra, le preme. Comunque sono comode, non presentano alcun tipo di problema. Io ci faccio didattica a distanza tutti i giorni, quando me le tolgo non mi fanno male, quindi sono comode. Se a uno non vanno bene questo tipo di cuffie, ma gli piace il marchio Beats, meglio andare su Beats Solo o Studio, che sono over ear e quindi non hanno questo tipo di... Ovviamente, come tutti i tipi di cuffie possono fare, sono regolabili, solo che non hanno una regolazione verticale, cioè si tirano o si spingono per poterle regolare. L'unica limitazione che hanno per la regolazione è il cavo, perché l'unica cosa che le regola è il cavo che passa da una cuffia all'altra per poter utilizzare l'ambiente stereo. Quindi quando il cavo sarà tirato al massimo, le cuffie non potranno più essere regolate, perché il cavo, non essendo elastico, ha quella massima regolazione lì e quindi non può essere esteso maggiormente. Siamo arrivati quasi alla fine e però mi tocca parlarvi dell'unico difetto che ho trovato in queste cuffie, che si trova proprio nel cavo Remote Talk, come vi ho spiegato prima. Nelle istruzioni di queste cuffie è spiegato che col cavo Remote Talk è possibile aumentare o diminuire il volume, stoppare o mandare in riproduzione il volume, aprire l'assistente digitale e anche cambiare traccia. Solo che questa opzione, essendo Beats by Dre proprietaria di Apple, cioè Apple ha comprato Beats by Dre, questa operazione è possibile solo all'interno dell'ecosistema Apple, cioè su iPad, iPhone, iPod e Mac e tutti gli altri dispositivi che girano attorno a quel mondo lì. Quindi su dispositivi Android, PC e altri esterni a questo mondo, queste funzioni sono zero, a parte su Android che il tasto per riprodurre o stoppare la musica funziona, ma nemmeno alzare e abbassare il volume si può fare, oppure tenendo premuto il tasto aprire Google. Quindi questo è l'unico problema che ho trovato su queste cuffie Beats. La conclusione di questo video, quindi se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi e ciao!